Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Yamamoto. Oggi vi porterò con me e vi farò vedere la giornata tipo di un atleta professionista. Allora, la prima cosa che faccio è assumere la mia integrazione e preparare i pasti per la giornata, ovviamente quelli che consumerò fuori casa, mentre invece poi quando posso preferisco cucinarli e mangiarli sul momento. Vi faccio vedere cosa assumo. Allora, probiotici, Black Guardian per la salute del fegato, omega 3 certificati IFOS importantissimi, poi vitamine, magnesio, vitamina E, vitamina C, multivitaminico, e poi prima del pasto assumo anche Insulin R per il controllo dei carboidrati. Adesso andrò a preparare i miei pasti della giornata. Sono in una fase di massa, quindi la quota di carboidrati è molto alta. Fino a poco fa utilizzavo come fonte maggiore il riso, cioè preparo almeno 2 o 3 pasti con la stessa fonte per comodità, per velocità nella preparazione. Però poi andando avanti avevo difficoltà a mangiare tutto questo riso, quindi sto utilizzando il couscous, con cui mi sto trovando meglio e riesco a mangiare quantità senza problemi. Allora adesso andrò a preparare 500 grammi di couscous e mi trovo bene anche perché riesco a prepararlo velocemente. Tutta la busta da 500 grammi in un contenitore, aggiungo circa 1 litro d'acqua e lo faccio cuocere per circa 7-8 minuti nel microonde ed è pronto. Nel frattempo che aspetto che cuoce il couscous, preparo il pollo che ho già cucinato ieri. L'ho cucinato al forno, un petto di pollo intero, quindi adesso lo andrò a tagliare per poi mettere nelle mie vaschette insieme al couscous. Vado a mettere circa 300 grammi di couscous in ogni vaschetta. Aggiungo sale, circa 1 grammo di sale, che io lo faccio sempre con questo misurino, 1 e 2, e olio, circa 10 grammi di olio, 15. Quando siamo in massa è meglio più che meno. Come vi ho detto prima, negli ultimi periodi sto facendo fatica a mangiare così tanti carboidrati, quindi aggiungo del ketchup 0 zuccheri, così mi dà più sapore e riesco a buttarlo giù meglio, senza pesarlo. Quando sono in casa, giornalmente preparo i miei pasti della giornata. Quando invece sono in trasferta, come per esempio domani devo andare in Calabria, preparo i miei pasti sottovuoto, in modo che mi si conservano di più e mi occupano anche meno spazio nella valigia. Poi preparo un pasto veloce sia nella preparazione che nella digestione, per lo stesso motivo di cui parlavo prima, cioè facendo fatica a mangiare così tanto, preferisco in questi casi fare un pasto più digeribile, con crema di riso e proteine, le Aeroblend, che è un'ottima proteina con diverse fonti proteiche, quindi abbiamo diversi tempi di assimilazione, quindi un rilascio prolungato di amminoacidi nel tempo, quindi ottimo come spuntino, ma volendo si può utilizzare anche come post workout, visto che ha una buona quantità di proteine veloci. La crema di riso velocissima da preparare, velocissima da digerire, ma è comunque un'ottima fonte di carboidrati. Verso 120 grammi di crema di riso, 40 grammi di proteine Aeroblend. Per renderlo più gustoso aggiungo anche un po' di cacao amaro e dolcificante. Aggiungo acqua fino a quando non diventa una consistenza come una crema. E come fonte di grassi aggiungo del burro d'arachidi, circa 20 grammi. Chiudo, perché questo sarà un altro dei pasti che consumerò fuori casa, e questi sono i 3 pasti che porterò via con me. Finito di preparare i pasti, andrò a fare il mio cardio digiuno, circa 30 minuti. Dato che ci sono delle belle giornate, preferisco farlo all'esterno invece che nel tapis roulant, perché ho la possibilità di farlo sul lungomare, quindi mi rilassa, mi passa più il tempo
e poi subito dopo andrò a fare il mio primo pasto. Preparo lo zaino, metto i pasti dentro, vi cambio un attimo al volo e andiamo a fare il cardio. Preparo anche l'integrazione che userò subito dopo il cardio. Andrò a fare uno shaker con Aminodex, che sono aminoacidi essenziali, e sali minerali che mi aiuteranno a reidratarmi. Siamo arrivati, adesso inizio la mia sessione di cardio di circa 30 minuti, faccio una camminata veloce a circa 130 battiti che misuro con l'orologio. Oggi è una giornata perfetta perché è ventilato, quindi andiamo. Ragazzi, guardate che fortuna che ho a poter fare cardio con questo panorama. Appena finita la mia sessione di cardio vado a reintegrare, come dicevo prima, con sali minerali e aminoacidi essenziali. Anche un ottimo sapore dissetante. Passati circa 10-15 minuti faccio il mio pasto, dato che siamo in questo bel posto ne approfittiamo e mangio qui il mio primo pasto della giornata. Dopo il cardio, dopo aver fatto il mio primo pasto, doccia veloce a casa, mi sono cambiato, adesso sto andando verso l'ufficio dove andrò a lavorare ai programmi del coaching e magari mentre arriviamo mi parlo un po' della mia vita precedente prima di essere un atleta professionista. Siamo appena arrivati qui, che è l'azienda di famiglia, una vetreria, dove io fino a pochi anni fa ho lavorato, diciamo, a tempo pieno e nonostante il lavoro in azienda ho continuato a portare avanti le mie preparazioni, i miei allenamenti, continuavo a fare dei personal, quindi seguire dei ragazzi sia in palestra che online. Comunque, nonostante tutti questi impegni, sono riuscito a portare avanti le mie preparazioni che alla fine mi hanno portato ad essere prima un atleta professionista e poi uno degli atleti migliori al mondo, comunque avendo tantissimi impegni. Tutto questo per dirvi che io sento spesso di ragazzi, anche di ragazzi che seguono il coaching, con continue scuse, non riesco a trovare il tempo per preparare i pasti, non riesco a trovare il tempo per fare tutti gli allenamenti. Ragazzi, come ho fatto io, il tempo si trova, perché è molto importante far combaciare la passione con il lavoro. Come dicevo, siamo nell'azienda dove è rimasto il mio ufficio che ora uso per le programmazioni del coaching online. Vi faccio vedere. Questo è l'ufficio, qui abbiamo una foto ricordo di quando ho vinto il campionato italiano nel 2018 da Amateur e adesso mi metto a lavorare per i programmi del coaching online. Allora ragazzi, dopo un paio d'ore di lavoro la fame inizia a farsi sentire, quindi andrò a fare il mio secondo pasto, che è il pasto preparato in precedenza, crema di riso e proteine. Finito il pasto, finisco un paio di programmazioni fino verso le 13, poi tornerò a casa a fare il mio terzo pasto, il pranzo praticamente. Finito il lavoro in ufficio, siamo a casa, sto per preparare il mio terzo pasto che sarebbe il pranzo, quindi andrò a usare come fonte di carboidrati stavolta delle patate dolci che avevo messo a bollire in precedenza e come fonte proteica userò del salmone, lo faccio in friggitrice d'aria. Dopodiché un piccolo riposino per poi andare ad allenarmi. Faccio un piccolo riposino per cercare di dare il massimo nell'allenamento. In questa fase di bulk ad ogni pasto sto usando circa 120 grammi di carboidrati intesi come peso lordo, cioè 120 grammi di riso, di pasta. In questo caso stiamo usando le patate dolci
L'equivalente in carboidrati sono circa 500 grammi di patate e userò 200 grammi di salmone. Il salmone lo mangio circa 2 o 3 volte a settimana, non tutti i giorni. Mentre aspettiamo che finisce di cuocere il salmone, vi faccio vedere qualche trofeo che ho vinto durante la mia carriera e vi posso far vedere magari quelli più importanti. Per esempio questa statua l'ho vinta quando ho preso la mia card, quindi ho vinto l'overall e la pro card. Il giorno dopo aver vinto la pro card gareggiai come professionisti e mi classificai terzo con atleti di grandissimo livello. C'erano tra i primi 5 2 atleti Olimpia, tra i top 10 Olimpia. Premio per me molto importante è questo che ho vinto l'anno scorso, Mile High Pro a Denver, primo posto. Ero già qualificato al Mister Olimpia, quindi la seconda qualifica in un anno, però è molto importante perché è la mia prima competizione vinta in America, anzi è la prima competizione mai vinta da un italiano man physique negli Stati Uniti. Poi ci sono tante altre importanti come questa che la vinsi in Polonia nel 2021, che mi è valsa la terza forse qualifica al Mister Olimpia, e poi ho una scatola che sono gli ultimi premi che ho vinto, ma non ho più posto da metterli, quindi dovrò trovare un posto più grande. Questa è la mia quinta qualifica al Mister Olimpia, che ho vinto la gara in Inghilterra, British Champion, la gara di Ryan Terry. Questa è la statua della vittoria. Abbiamo la medaglia del Mister Olimpia, mio quarto Mister Olimpia, e adesso aspettiamo per la quinta. Il salmone è pronto, metto un po' di sale, circa 1 grammo come prima, e poi metto un goccio d'olio, ma solo per il sapore, perché il salmone contiene già i suoi grassi. Il pasto è pronto, anche in questo caso una quota molto abbondante di carboidrati, e quindi prima del pasto assumo sempre enzimi digestivi e insulumine R che mi aiuta a digerire meglio, a assimilare meglio i macronutrienti e a tenere sotto controllo i carboidrati, quindi il glucosio nel sangue. Pasto finito, sono abbastanza pieno, quindi adesso preferisco riposare un po' e poi subito dopo 30-40 minuti andiamo ad allenarci. E vi svelo anche la mia condizione a fine bulk e mi raccomando, restate sintonizzati perché vi farò una sorpresa alla fine. È ora di andare ad allenarsi. Preparo il mio post workout, lo metto nello shaker per non portare i barattoli grandi, quindi uso 2 misurini di Hydrorazan e 2 di Glycobol, che come sapete Glycobol sono ciclodestrine che ci aiutano a ripristinare immediatamente le scorte di glicogeno, mentre invece le Hydrorazan sono proteine idrolizzate, quindi velocissime in assorbimento e perfette per il post workout. Siamo arrivati in palestra, oggi vedrete il mio allenamento che prevede petto e richiamo spalle. E adesso preparerò la mia integrazione che userò pre e intra workout. Come pre workout uso 5 compresse di protesamine, che sono aminoacidi essenziali, e Flexotor, un pre workout. Pre-workout preso, adesso preparo il mio intra-workout che sorseggerò durante tutto l'allenamento. Come intra-workout userò l'Energan, questo è un integratore che mi dà veramente un ottimo supporto durante tutto l'allenamento grazie alle ciclodestrine, che sono dei carboidrati che mi danno energia costante durante tutto l'allenamento. E in più troviamo aminoacidi essenziali che ci aiutano sia per il recupero che per la crescita muscolare.
e ci aiutano anche l'idratazione, il focus. Ragazzi, provatelo perché veramente vi dà una marcia in più nell'allenamento. Come primo esercizio andrò a fare una chest press. Secondo esercizio per il petto, super set di pectoral fly più croci ai cavi bassi. Terzo esercizio per il petto, panca inclinata, andrò a fare un 4x12, le prime 7 ripetizioni normali, le ultime 5 con una legativa lenta in 5 secondi. Richiamo di petto finito, adesso inizieremo il richiamo di spalle. Andremo a lavorare solo il deltoide laterale e posteriore, visto che la mia parte anteriore del deltoide è già molto sviluppata e l'abbiamo anche sollecitata e allenata prima facendo il petto alto. Secondo esercizio per le spalle andremo a fare un'alzata laterale al capo basso ma con la cavigliera in modo da togliere tensione all'avambraccio e avere maggior focus sul deltoide.
Come ultimo esercizio andrò a fare deltoidi posteriori alla macchina, farò un 4x12, ad ogni ripetizione 2 secondi di contrazione di picco. Ragazzi, appena finito il mio richiamo di petto e spalle, andrò a fare come ultimo esercizio degli addominali alla sbarra. Dopodiché controlleremo un po' questa condizione come a fine bulk. Ragazzi, andremo a controllare com'è la condizione dopo 2 mesi di bulk. Subito dopo l'allenamento vado a prendere il mio post workout che avevo preparato in precedenza a casa, Hydrorazan e Glycobol. Dopo circa 30 minuti assumo il mio pasto solido. È arrivata l'ora del mio quarto pasto. Abbiamo nel menù il solito couscous e pollo che abbiamo preparato precedentemente a casa. Allenamento finito, pasto fatto. Sarei dovuto andare a fare la spesa, ma mi sono ricordato che ho un'altra cosa da fare, perché vorrei andare a fare un po' di shopping, perché non ho più un paio di jeans che mi entrano. Molti non sanno che da quest'anno sono cambiate un po' le regole della mia categoria, quindi è stato messo un limite di peso a secondo dell'altezza e vengono valutate anche il bilanciamento tra l'upper e il body, quindi io sono stato costretto a migliorare le gambe, quindi sono cresciute e per questo non ho più un paio di pantaloni che posso indossare. Quindi vediamo se riusciamo nella missione di trovare questi pantaloni. Sono venuto dal mio amico Lionel, mi ha trovato già dei pantaloni che possono entrarmi e poi mi ha proposto delle magliette che dice che sono proprio per fisici palestrati, quindi andremo a provare se è vero. Sì, è vero, quindi ce l'ho tutte le taglie dalla S fino alla 3XL, però grazie a lui sono riuscito a realizzare le t-shirt, cotone e lastane. Proviamo. Sì, questi vanno. Wow, questi... E pensa che c'è anche il taglio in più? No, questi già vanno. La maglietta è bella, eh? Ecco, tu posso? Aspetta. Io azzarderei anche una taglia in meno. C'ho la taglia di meno, te lo volevo dire. La maglietta è perfetta, il pantalone è anche bello, però mi sarebbe piaciuto un po' più stretto in fondo. Questa taglia non mi entra. Mi serve qualche taglia in più. Ragazzi, dato che ci siamo, facciamo anche un check delle gambe. Come lo vedi?
Prova un po'. Calzino Yamamoto. Qui è un modello là. Questo è carino, mi piace. Mi piace, ma mi servirebbe un'altra taglia in più. La Star. Io direi che ci siamo con questo outfit total black. No, che fai? Mi copri il bicipite? No. Tutto sto fatica che faccio? Così. Let's go! Limited edition! Ragazzi, la scelta è stata così difficile semplicemente perché per il fisico di Riccardo non siamo mai riusciti a trovare una cosa comoda. Quindi grazie alla mia esperienza da stilista e soprattutto per i consigli che lui mi ha dato sempre, sono riuscito a trovare cotone e elastane. Guardate che comodità, guardate che jeans e nello sound, ragazzi. Guardate che Top quality, come dici tu, no? top quality, no, soprattutto limited edition, ragazzi. Limited edition. Possiamo vestire tutti quanti, ma soprattutto quelli bodybuilding di livello internazionale. Girate il schermo che li facciamo vedere. Che schiena, ragazzi, guardate che schiena. State venire sopra. Per oggi missione compiuta, siamo riusciti a trovare i jeans che cercavo e anche una maglietta grazie a Lio, mi ha trovato dei pantaloni e una maglietta super elasticizzati che mi entrano a perfezione. Anche lo shopping l'abbiamo fatto, ci resta solo da fare una cosa per finire questa giornata, una bella cosa, una sorpresa, quindi seguiteci fino alla fine del video. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e oggi è sabato anche per me, quindi andrò a fare il mio pasto libero. Siamo in un ristorante dove si mangia la carne, un ristorante molto carino, quindi ragazzi lo shopping di oggi diciamo che è servito e adesso è ora di mangiare. Come vi ho detto stamattina, utilizzo questi due integratori prima dei pasti, soprattutto quando sono pasti abbondanti, ricchi di carboidrati. Sono Enzymasic, sono enzimi digestivi che ci aiutano per la digestione, e il Solumin R che ci aiuta a tenere sotto controllo il glucosio nel sangue. Siamo in questo ristorante dove stasera farò il mio pasto libero, è un posto dove vengo spesso perché fanno un'ottima carne, un posto che mi piace molto. Quando devo fare il music meal non mi piace andare a mangiare cibo troppo sporco come panini, pizza, ma preferisco andare in posti dove il cibo è di qualità, magari dove si mangia una buona carne, un buon pesce, magari piatti un po' raffinati, provare sapori nuovi. E questa sera siamo qui, abbiamo appena portato degli antipasti e poi mangeremo anche una buona carne e un primo. Sento dirmi molto spesso da ragazzi anche che seguo, io non sento la necessità di fare il pasto libero, mi sento bene così, mentre invece io consiglio sempre di farlo perché comunque ci aiuta a rilassarci a livello mentale, andiamo a mangiare cibi che di solito non mangiamo, ci aiuta anche a vivere questo stile di vita in una maniera più sostenibile. Finiti gli antipasti, passiamo al primo. Abbiamo un assaggio di spaghettoni al gricia e tartufo. Questa, ragazzi, è una bomba calorica, grassi a non finire. Ragazzi, finalmente la parte proteica di questo pasto libero. Abbiamo qua, diciamo, un mezzo chilo di tomahawk. Come c'è quello? Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, grazie per averlo visto,
Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti se volete vederne altri. Ci vediamo al prossimo video.